Oggi vi mostrerò questa strategia basata su indicatori. Ovviamente vi ricordo che appunto questi sono pur sempre degli indicatori, quindi ci possono andare ad indicare delle zone interessanti dove noi possiamo aprire eventualmente le nostre posizioni, ma vi consiglio sempre di usare una buona analisi tecnica o fondamentale, o comunque associare magari questa strategia ad una vostra strategia se già ne avete costruita una. Detto questo, direi di andare a vedere subito come funziona questa strategia, come settare tutti gli indicatori, come impostare stop loss e take profit. Eccoci qui, ci spostiamo subito su TradingView. Ovviamente, senza che ve lo dico, lasciate un bel mi piace e l'iscrizione se siete nuovi. Siamo sul grafico euro-dollaro, che ho preso soltanto di esempio perché questa strategia è veramente adattabile, diciamo, a qualsiasi pair. Possiamo anche variare tra criptovalute, forex, metalli eccetera. Stessa cosa per quanto riguarda i time frame. Adesso io la sto provando sui 5 minuti, che è l'unico time frame su cui l'ho provata, sono sincero, però l'ho vista utilizzare su vari time frame, quindi possiamo testarla veramente dove vogliamo. Allora, l'indicatore principale in questione di questa strategia che ci serve lo andiamo a cercare subito. Andiamo qui, sarà il Mean Reversion Channel, eccolo qui, proprio il primo. Quando lo andiamo ad inserire vediamo che ci apparirà in questo modo qua. Adesso ve lo mostrerò subito, graficamente molto interessante con tutte queste cose colorate. Adesso andiamo a vedere subito di cosa si tratta, tutte queste linee, queste barre eccetera. Questi canali colorati, come vediamo qui, si chiamano Outer Channel e vengono utilizzati per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Dopodiché abbiamo la Inner Channel, che sono queste linee, diciamo, tratteggiate con puntini che rappresentano dei livelli dinamici di supporti e resistenze, ed infine abbiamo la Main Reversion Line, ovvero la linea centrale, la linea mediana, dove spesso appunto il prezzo tende a tornare. Detto questo, andiamo subito a modificare l'indicatore, quindi andiamo su impostazioni, andiamo su input, scendiamo in basso dove c'è scritto Display Line Extension e andiamo a deselezionare questa voce qui. Dopodiché clicchiamo su OK. Passerei subito al secondo indicatore che ci interessa. In questa strategia abbiamo bisogno più di un indicatore, quindi andiamo subito a selezionare il secondo indicatore. Andiamo a cercare lo Smoothed Moving Average, andiamo a selezionare esattamente questo qui. Una volta settato, anche qui andremo nelle impostazioni, andiamo su periodo e lo modifichiamo a 200. Andiamo anche a cambiare lo stile, magari per renderlo più riconoscibile sul grafico, perché di giallo abbiamo già la linea mediana, e lasciamo così. Dopodiché passiamo tranquillamente al terzo indicatore. Il terzo indicatore in questione è Loci Volume ed è proprio questo qui di NADA 86, e una volta impostato andiamo a cambiare soltanto questa linea. Questo principalmente ci va ad indicare dei volumi, e andiamo su stile, cambiamo questa linea con un colore bianco, magari lo mettiamo un tantino più spesso, giusto per dargli un tocco grafico molto più d'impatto, diciamo, in modo che è sempre più facile andare a riconoscere il tutto. Dopodiché manca l'ultimo indicatore, quindi ancora una volta andiamo su indicatori, andiamo a cercare semplicemente QQE, andiamo a mettere il secondo QQE Signal, andiamolo a selezionare, ed ecco qua che sul grafico ci appariranno questi segnali long e short. Andiamo subito a vedere adesso come funziona la strategia, come impostare stop loss e come impostare un take profit. Innanzitutto andiamo a vedere le condizioni per aprire una posizione. Per valutare di aprire una posizione long, cosa dobbiamo andare a vedere? Prima cosa, che il grafico sia al di sopra della linea blu, quindi che sia al di sopra dello Smoothed Moving Average. Questa linea, ricordo che serve ad indicare delle tendenze sul lungo periodo, quindi su questo lungo periodo diciamo che la tendenza è abbastanza rialzista, quindi andiamo ad individuare una posizione long, mentre per le posizioni short dobbiamo fare il modo contrario, quindi dobbiamo andare a valutare soltanto una posizione short solo se il grafico si trova al di sotto della linea blu. Altra condizione per aprire posizione long deve essere che appunto le candele vadano a toccare le barre in basso, quindi quando le candele toccano le barre in basso vuol dire che siamo in una condizione di ipervenduto e possiamo valutare di aprire una posizione long, mentre il contrario è per la posizione in sell. Quando le barre toccheranno le bande in alto, allora possiamo valutare di aprire una posizione in short. Manca ancora l'ultima condizione, ovvero sempre in caso di apertura di una posizione long dobbiamo verificare sì che il grafico si trovi al di sopra della linea blu, quindi che sia una tendenza rialzista, che le barre
tocchino le fasce in basso, dopodiché bisogna aspettare l'ultima condizione, ovvero che la barra dei volumi rompa questa linea bianca. Questa è un'altra condizione. Dopodiché ci può venire in aiuto il segnale, quindi ci arriva il segnale long e andremo a aprire una posizione long. Come vedete in questo caso la posizione sarebbe andata in profitto, ma adesso andiamo a fare proprio degli esempi e andiamo a vedere come impostare uno stop loss e un take profit. Andiamo a fare proprio un esempio pratico su come aprire la nostra posizione. Per prima cosa andiamo a controllare la linea blu, vediamo che il grafico è al di sopra, quindi dobbiamo andare a valutare soltanto le posizioni in long. Aspettiamo che le nostre barre vadano a toccare appunto le fasce colorate, in questo caso ci sono andate in pieno. Adesso non ci resta che aspettare o un segnale oppure che nell'indicatore dei volumi non ci sia un volume in verde che superi la linea bianca. Quindi andando avanti vediamo che ci ha dato un segnale long e allo stesso tempo la barra verde dei volumi ha rotto, diciamo, la linea bianca. Quindi in questo caso andiamo ad impostare il nostro stop loss e take profit. Diciamo che in questa barra qui noi saremmo entrati. Come stop loss ci andiamo a mettere magari un minimo di un'oscillazione precedente, quindi magari possiamo andarcelo a piazzare qui, e il take profit lo mettiamo 2 volte il rischio. Quindi in questo caso uno 007, qui metterei uno 0014, che ci troviamo più o meno qui. Andiamo a vedere come va questa posizione, se la andiamo a prendere oppure no. Adesso io non l'ho visto, l'ho messo così. Come vedete si va ad attaccare sicuramente il grafico sulla linea mediana. Come vedete questa posizione sarebbe andata in profit. Ovviamente adesso il take profit l'ho impostato in questo modo, 2 volte il rischio, ma io solitamente lo metto 1 a 1 usando un trailing stop loss, quindi man mano mi vado a far salire lo stop loss più in alto finché poi magari la posizione non torna indietro e mi si chiude da sola. Quindi diciamo che anche la gestione di stop loss e take profit può essere gestita, diciamo, a modo proprio, come più si preferisce. Come avete visto, strategia molto molto semplice. Anche per quanto riguarda le posizioni in sell è praticamente quasi la stessa cosa. Unica pecca che devo trovare a questa strategia è che forse tutte le condizioni adatte non è che si verificano molto spesso. Infatti io la vado a controllare magari in diversi time frame, su diversi pair, per vedere magari se si è verificato o no la condizione, o se comunque si sta per verificare. Comunque sia, se avete domande o qualsiasi altra cosa fatele nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace se volete altri di questi video.